Ciao ragazzi, bentornati su Ferrovie Miniature. Oggi andiamo avanti ancora con i work in progress, la lavorazione di questo plastico che vedete alle mie spalle. Ma prima di cominciare questo video andiamo a fare un piccolo, diamo un'occhiata un po' a quello che sta succedendo, un piccolo check out di quello che è la situazione al momento. Faccio questo perché molti di voi mi hanno scritto dei commenti dove magari chi si è iscritto da poco non sa un po' il passato del canale, quindi giustamente cerco di dare una risposta un po' a tutti attraverso questo video. E quindi colgo l'occasione di rispondere a un po' delle vostre domande curiose per sapere come sta procedendo questo plastico, quali materiali uso e quali saranno gli obiettivi futuri di questo canale. Prima di cominciare ovviamente vi chiedo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarà piaciuto e soprattutto condividete in tutti i social di ovviamente modellismo. Tra poco vi farò vedere l'avanzamento di questo modulo, ma dietro a questo modulo che è stato smontato dal plastico intero ci sono gli altri moduli che tanti di voi magari non conoscono ancora. Se volete curiosare, vedere quali sono stati i procedimenti dei moduli che ci sono qua dietro, trovate il link qua sotto oppure andate nella playlist Costruisco il plastico build. Comunque tra poco vi farò vedere lo stesso le immagini di quello che sta succedendo su questo plastico. Vi ricordo sempre che questo è un plastico statico costruito a moduli che non rispettano nessuna normativa, non sono dei moduli veri e propri con le testate con delle caratteristiche ben specifiche che appartengono magari a delle configurazioni di associazioni eccetera eccetera, ma è un modulo semplicemente creato da me solo ed esclusivamente per il fatto che questo plastico una volta terminato deve andare alla sua destinazione che è a Napoli, quindi farà un bel viaggio di 800 km, dovrà essere messo in un camion, un furgone, quindi verrà smontato per essere poi rimontato a casa di chi me lo ha commissionato ed è stato fatto su misura per essere messo in una stanza, quindi la persona che ha commissionato questo plastico ha adibito una stanza vera e propria per il suo plastico e di questo poi ve ne parlerò in un video specifico anche perché c'è una storia molto bella dietro a questo plastico, ma di questo ve ne parlerò più avanti, non in questo video. Ma e detto questo ovviamente dovrà essere spedito tutto, quindi una volta completato dovrà essere smontato, verranno smontati i piedi, quindi diciamo i pali di sostegno, e poi verrà messo in varie situazioni da me inventate al momento, è tutto studiato, ho già calcolato che ci sta tutto in un camion, quindi sarà un bel viaggio impegnativo, ma soprattutto sarà impegnativa la fase di imballaggio di questo plastico. Una delle domande che sono arrivate veramente migliaia di queste domande e che spesso mi sono ritrovato a fare una sorta di discussione, dissing con questa storia, è il prezzo. Cioè, allora, e quando io ho risposto qualcuno è rimasto anche come no, ma forse ti rifaccio la domanda, ti ho chiesto quanto è speso di materiale, non quanto applichi di manodopera. Attenzione, in questo plastico io non sto guadagnando un bel niente, perché la persona che me l'ha commissionato è un amico, ci siamo conosciuti tanti anni fa con la vecchia associazione, è di Napoli, quindi un compaesano, conterraneo, e quando io gli ho fatto il preventivo, tra virgolette, era un periodo in cui eravamo in una situazione dove non lavoravo già più, avevo già chiuso il mio negozio e quindi ho detto guarda, te lo faccio sotto forma di favore a scopo anche del fatto che io, grazie al fatto che ti costruisco il plastico, creo dei nuovi video in un nuovo canale che ho intenzione di fare. E così nacque nuovamente questo canale, perché chi mi conosce da tanti anni sa che c'era un canale prima di questo che poi non so per quale motivo ma avevo chiuso perché ero frustrato della vita e quindi adesso ho deciso di ricominciare, quindi ho ricominciato a fare questo lavoro. E quindi quando io ho fatto il preventivo mi sono basato su quello che c'era da spendere a livello di materiale e soprattutto l'accordo era: costruisco il plastico, ti faccio il telaio, ti metto giù i binari, ti faccio una piccola sorta di paesaggistica della serie, ti metto giù l'erba. Ma questo deve passare sempre quando faccio il video. Niente, è uno col tagliaerba. Vabbè, vado avanti raga, perché sennò non finirò mai questo video, anche perché ci sono 40 gradi, quindi come potete notare sono in tenuta sportivissima da mare. Dicevo appunto che ho fatto il preventivo a questo amico che si chiama Daniel. Quando io ho fatto il preventivo gli ho detto guarda, ti faccio un prezzo proprio perché appunto, come dicevo prima, mi metto un po' a giocare, mi metto un po' a perdere tempo, mi paghi diciamo il materiale e te lo consegno con il fatto che io ti stendo i binari, massicciata, terreno, e poi tu col tempo te lo abbellisci con quello che sono tutte le caratteristiche di un plastico, quindi natura, case, edifici e tutto il resto. Invece poi col tempo siamo diventati sempre più amici e con l'occasione lui, devo dire la verità, è una persona stra corretta, stra gentile e io ringrazio nuovamente, nonostante che lui col tempo mi abbia
dato la possibilità di fare questo lavoro un po' alla volta, lui mi ha detto guarda non c'è problema, capisco il tuo impegno, capisco tutto, io ogni tanto comunque ti faccio una donazione. E a proposito di questo vi ricordo sempre il link qua sotto per se volete contribuire alla crescita di questo canale per altri video futuri che nulla hanno a che vedere con questo plastico, ve lo ricordo sempre, link in descrizione, anche perché ho bisogno di comprarmi una telecamera nuova e voi mi state aiutando, la situazione sta salendo, mancano non so adesso forse un migliaio di euro, ci arriviamo. Ma detto questo raga, volevo appunto dire questo particolare, poi arrivo al dunque, no, di quanto costa effettivamente questo plastico. Lui si è messo a disposizione e mi dice guarda facciamo una cosa, troviamo un accordo, tu fai video, io non ho diciamo fretta, però voglio il plastico perché ci tengo tantissimo e poi vi spiegherò il perché c'è dietro una storia molto bella, ma ve la racconterò più avanti, e quindi però voglio che tu lo faccia al meglio. Quindi ho detto va bene, facciamo così, io ci metterò un po' più di tempo, però ti farò i dettagli, nel senso che ovviamente questi moduli verranno costruiti e pian pianino gli metterò anche gli edifici, i semafori, le luci, le auto, i personaggi che lui periodicamente mi sta spedendo, quindi mi spedisce del materiale per continuare ad andare avanti con i lavori e a volte mi spedisce anche cash, ok? Quindi io grazie a questo cash riesco a portare avanti tanti lavori. Non vi nascondo che il preventivo che avevo fatto è stato anche un preventivo abbastanza azzardato, perché azzardato nel senso che ho sbagliato, perché volevo divertirmi. Effettivamente il prezzo è aumentato perché col tempo sono aumentati i costi del legno, i costi dei materiali di consumo, è aumentato tutto, lo sapete benissimo, che vi racconto, non parliamo di questo. Ma quello che volevo appunto dirvi, diciamo in chiusura di questo discorso che vi sto facendo, questo plastico costa intorno ai 25.000 euro, perché raga sono 6 moduli, ogni modulo ha un costo esagerato, guardate quanto sono grandi, quindi sapete benissimo che un plastico così, anche stile NOC da 2 metri per 1,20 m, non state mai sotto i 5-6 mila euro. Quindi provate a pensare, questa cifra moltiplicata per 6, ecco che arrivate alla cifra che dico io. Quindi i prezzi sono questi. Quindi tanti mi hanno scritto, qualcuno si è anche arrabbiato, mi ha detto ma tu non mi dici la verità, tu mi stai dicendo no perché ho capito che ci mette la manodopera. No raga, senza manodopera, il materiale costa, il materiale di consumo, voi non potete immaginare. Io ho comprato i tubetti l'altro giorno per la colla a caldo, ho comprato una confezione, è finita già, cioè, e ho fatto solamente questa parte qua, ok? La colla Vinavi non vi dico quanta se ne consuma, materiali come cavetteria, materiali come diciamo appunto erba massicciata, quel materiale costa veramente un botto. Io oltretutto uso materiale di qualità. Tra l'altro qualcuno, e quindi aggiungo anche a un'altra risposta a delle domande che mi avete fatto, mi ha chiesto che materiali usi, quindi concludo il discorso economico, 25k questo plastico, e entro già nella fase di quest'altra domanda che è che materiale stai usando per fare il terreno. Allora io sono stato bravo a trovare questo materiale qui che è tessuto non tessuto e ho abbattuto il costo NOC, o comunque ho alleggerito il fatto di spendere un sacco di soldi per quel materiale che mi sarebbe costato l'80% in più. Ma il terreno uso sempre questo comunque NOC, perché di questo io, chi si ricorda di me sa benissimo che io possedevo un negozio di modellismo tanti anni fa e tanta roba quando ho chiuso me la sono tenuta, mi è rimasta non invenduta, quindi me la sono tenuta, e questo è uno di quelli. Quindi questo è il kit NOC con dentro la polvere per fare appunto i terreni. Di queste ne ho tante scatole e le sto appunto utilizzando in questo plastico. Di spese se ne fanno tantissime. Poi ovvio non ho calcolato il fatto della manodopera, perché se dovessi mettere poi il mio diciamo compenso tecnico arriveremo alle stelle. Questo ve l'ho detto anche perché qualcuno di voi, e rispondo alla terza domanda, mi ha chiesto se posso fare dei plastici commissionati. Io ho 7-8 preventivi in corso di persone che me l'hanno chiesto, di cui ho rifiutato l'acconto. Vi spiego: quando io faccio un plastico, o quando lo facevo di mestiere, perché adesso dico questa parola perché adesso faccio lo youtuber, quindi non ho più il tempo che avevo prima, quando avevo il negozio, avevo il mio laboratorio, avevo l'associazione, quindi mi dedicavo a queste cose. Ora un po' meno, però se c'è da fare lo faccio volentieri perché mi diverto anche. Quindi in questo preciso momento ovviamente ho dovuto rifiutare, nel senso che ho detto guarda, io avevo fatto il preventivo nei periodi del Covid e 7-8 preventivi, su 7-8 preventivi 5 mi hanno detto ok ci sto, il prezzo mi va bene, e ovviamente io avevo scritto nel preventivo, quando accettate il preventivo, dal momento dell'accettazione il 50% subito e gli altri rimanenti durante i lavori che potete seguire online. Ma io ovviamente quando è arrivato il momento in cui loro stavano per emettere il bonifico, io li ho fermati, ho detto no, frena, non mandatemi niente, perché io
non sono in grado in questo preciso momento di farlo, perché non ho lo spazio qui per crearvi il vostro plastico. Quindi devo prima concludere questo per poi iniziare gli altri. E nonostante che io gli abbia detto questo, loro mi hanno detto vabbè, facciamo così, io comunque lo voglio fare, quando sei pronto me lo fai sapere. Quindi non ho persi clienti, quindi diciamo che dopo questo plastico ho già in futuro un sacco di plastici da fare che faremo e che ovviamente vi porterò nel canale. Saranno diversi, ci sono scala N, altri sono di altra tipologia, alcuni sono moduli e alcuni addirittura sono dei diorami, eccetera. Detto questo, funziona così. Quindi in questo momento ho dovuto frenarmi perché ho questo lavoro da completare. Quindi sì, io comunque mi occupo di fare progettazioni e realizzazioni, ma in questo momento raga non posso. Però se volete farvi fare un preventivo, ovviamente se lo dovete fare il preventivo me lo pagate, perché tanti mi hanno fatto perdere tempo. Se volete un preventivo col progetto mi pagate il progetto, poi se l'accettate bene, se no se lo accettate gli viene scalata la cifra del progetto, se non l'accettate amici come prima. Però il fatto di creare il plastico in questo periodo non posso, perché qui raga ce n'ho ancora almeno per un anno con questo plastico, perché c'è tanto lavoro da fare. E proprio perché appunto dicevo alla domanda numero 1, in questo plastico devo fare cose che prima non erano state diciamo decise di fare, e quindi ora qua ci saranno dei dettagli. Quindi il castello che sta crescendo e che tra qualche mese, non lo so il tempo di finirlo perché lo sto già facendo, sto costruendo il video, perché sarà un video fighissimo dove si vedrà la realizzazione di questo castello mattoncino per mattoncino, perché ho deciso di farlo con i mattoncini, e quindi ci sarà questo video con time lapse di tutto il tempo che ci ho messo per farlo, con il video accelerato, e sarà bello perché si vedrà il plastico, scusate, il castello costruito da zero fino alla sua completa realizzazione, ed è un castello ambientato stile saraceno, infestato, abbandonato, che verrà messo proprio in questo punto qua, nella buca diciamo della valle. E chi me l'ha commissionato, quindi il nostro amico Daniel, è un appassionato anche lui di cose misteriose come me, e quindi mi ha chiesto proprio i dettagli, quindi di mettergli dentro i ricercatori, i ghost hunter, i fantasmi, e poi ci sarà una zona là in fondo nell'altro modulo che ancora dobbiamo fare, dove addirittura ci sarà una base segreta dove ci sono gli alieni nascosti. Quindi sono tutte cose che molto belline, molto caratteristiche, e addirittura ho già i personaggi pronti, no? Mi ha mandato anche i personaggi, ho un sacco di personaggi che non vi voglio far vedere adesso perché vi voglio mantenere diciamo viva l'attesa, l'hype di questa cosa. E quindi non vedo l'ora ragazzi di farlo, perché comunque a me ste robe piacciono un botto, e come tanti sanno, perché chi mi conosce da una vita, quello che amo di più quando si fanno i plastici è proprio la costruzione del layout, è la parte che amo di più. Come dire, non sono un vero e proprio collezionista attaccato alla carrozza, al vagone, alla locomotiva. Sì, sono un amante per quanto riguarda le ferrovie italiane della 656, i treni americani, però non sono uno che li tiene, li conserva, se li guarda. Non ho mai posseduto, nonostante che io abbia avuto il negozio, non ho mai avuto quella cosa di possedere tutti questi treni. Io amo costruire il plastico, cioè il layout, amo il paesaggistica, ok? Amo quello fondamentalmente, e ovviamente il treno, è ovvio. Però non sono uno, nel senso, io se faccio un plastico posso fargli girare qualunque treno, se mi piace lo faccio girare. Non ho quella cosa di dire mi compro il treno italiano piuttosto che quello tedesco, piuttosto che quello americano. A me piace il treno in generale, quindi se mi piace esteticamente il treno, al di là dell'epoca, al di là di quale nazionalità sia, al di là del che sia vapore, diesel, non ha importanza, mi deve piacere esteticamente, io lo compro e lo metto sul plastico e lo faccio girare, punto. Poi magari dopo un po' mi annoia e lo rivendo, per dire, no? Anche se sono anni che io non vendo più niente, no? Perché non vendo, non compro più niente per quanto riguarda il parco macchine così chiamato, no? Quindi non ho niente. Quarta domanda da rispondere era: quanto tempo dedichi alla costruzione dei tuoi plastici? Ecco, questo periodo storico della mia vita sto dedicando circa 2-3 ore diciamo ogni 2 giorni, quindi in una settimana vengo qua 3 volte a settimana, quindi tipo lunedì, mercoledì e venerdì, e quelle volte che vengo qua sono almeno 2-3 ore. Non vi nascondo che ho delle idee per diciamo tra virgolette il futuro, cosiddetto la mia vecchiaia. Ho intenzioni di rimettere sull'associazione e magari vediamo, in fase di insomma arrivato a un certo livello magari potremmo anche optare per rimettere in piedi il negozio, lo shop, e metterci a fare qualcosa, ma di questo ne parleremo più avanti. Quindi è un'idea che ho accantonato da parte, ma vedremo più avanti. E ovviamente se succederà questo e farò questa cosa, magari
dedicherò più tempo ancora come una volta, quindi magari torneremo sulle 8 ore al giorno come una volta, però in questo momento è così, anche perché se avessi avuto veramente tanto tempo in questo canale vi avrei portato forse anche un video al giorno, ed è quello che ho promesso di fare quando avrò l'altra telecamera, perché ho in mente tanti format sempre legati al treno che completeranno un po' questo che è, diciamo, il nostro canale. Raga, io direi che per il momento ho risposto a un po' di vostre domande, andiamo avanti a vedere quello che sta succedendo su questo plastico e poi ci vediamo al prossimo video dove vedrete la costruzione di quello che adesso vi dico. Ok, questo è il modulo che avevamo fatto inizialmente, smontato, cioè attaccato all'altro modulo, ma è qui, si sono appoggiate sulle cose, c'è da finire un po' di cose, ovviamente non è finito, ma gran parte è stato fatto. Là prosegue, ma è ancora da finire, qua c'è da fare ancora il proseguimento di questa zona alta che percorrerà tutta quella zona per poi tornare indietro, e qui poi c'è la parte bassa che in questo caso è stata fatta, c'è una zona qui che vedete, sto lavorando su, ci sto mettendo a posto delle cose, c'è un po' di disordine ma è tutto normale. Questo è lo spazio che ho, ragazzi, io lavoro in un garage, seppur un garage doppio grande, però comunque quando ti tiri in ballo un plastico di queste dimensioni ovviamente ti ostruisce tutto il passaggio, quindi non riesci a fare grandi cose sia di movimentazione del corpo che di utilizzo degli apparecchi che ho qua, che posso praticamente dire di lasciarli in disuso finché non consegnerò questo plastico. Questo invece è il plastico dove stiamo lavorando in questi video, diciamo, attuali, e la situazione è questa. Infatti nel prossimo video vedrete ovviamente la stesura di questa parte del materiale del composto, ok, questo continueremo a metterlo per completare tutto. Qua ho preparato la valle dove dentro ci andrà in questa buca il castello, qua ho chiuso, qua sopra ci starà del prato, verranno fatte delle cancellate, verrà fatto un muretto e qua ovviamente verrà creato il ponte in curva che passa sopra questa parte della ferrovia. Ovviamente c'è ancora questa parte qui che tanti mi hanno chiesto dove va a finire nell'altro modulo, c'è una, diciamo, una navetta che fa punto a punto, va avanti e indietro, per fermarsi qua che c'è una piccola stazioncina, qua creeremo una strada che va praticamente nell'altra strada e qui mettiamo un po' di paesaggistica. C'è tanto lavoro comunque ancora, ragazzi, ma veramente tanto. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Se avete altre domande mettetele qua sotto, io difficilmente rispondo sempre ai commenti, ma vi faccio questi tipi di video dove magari in qualche occasione vi rispondo. Alla prossima, ciao!